Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Innanzitutto ve lo dico subito, mettete mi piace perché così almeno Andrea non mi interrompe mentre sto facendo la ricetta, perché sennò comincia, mettete mi piace, condividete, stamattina sei Andrea perché mi ha fatto arrabbiare. Quindi mettete mi piace, mi raccomando, così, mettete mi piace, ok, a posto. Mettete mi piace, a posto. Condividete, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tutto quanto insieme, fa mi piace, condividete e iscrivetevi. Okay. Sono stato sgridato perché sennò dice che la interrompo. Certo, mi interrompi mentre sto dicendo le dosi, diteglielo anche voi, su. Allora, a parte gli scherzi, allora, quest'oggi vi farò vedere la ricetta dei gnocchi alla sorrentina. Ora io i gnocchi me li vado a fare, me li vado a preparare, però volendo voi potete comprarli già fatti in uno di quei pasta all'uovo che ce ne stanno 1 miliardo ormai. Anche in rosticceria già fatti? No, in rosticceria già fatti no, grazie. Oppure potete tranquillamente prenderli al supermercato, ci sono le chicche, quelle, vabbè, di tutto e di più. Noi ce li facciamo. Noi li facciamo a casa. Noi. Noi. Allora, per fare, io ho già, veramente è stato Andrea, Tato va, ha già passato 1,2 kg di patate, eccole qua. Queste sono quelle a pasta gialla. Mi raccomando, non prendete quella a pasta rossa perché sono sono buone, però poi sono troppo morbide, quindi prendono troppa farina e i gnocchi potrebbero venirvi male. Io ho preso quelle a pasta gialla e non prendete quelle, o meglio, con la buccia gialla. Non prendete neanche quelle novelle perché quelle sono piene d'acqua e la fine, proprio la fine così. Ok. Non si vedono le mani. La fine così, ecco. È così la fine. Okay. Allora, detto questo, tolgo gli anelli, perché gli anelli è la fede, però la tolgo perché mi è stato detto di farlo, non ho smalto, unghie e mani pulite con la mucchina. Siamo stati sgridati, vabbè. Per una cosa che abbiamo mangiato noi. No, che poi era l'unica volta in cui io avevo messo lo smalto. Io non uso smalto, quel giorno mandavate mettere lo smalto e ho fatto il formaggio. Una tragedia! Vabbè, comunque si sta scherzando, ovviamente. Giustamente ci hanno ripreso. Allora, dicevo, io vado a mettere subito l'uovo, un uovo intero, che sarà la stessa dose per qualsiasi tipo di quantità di patate. Certo, se fate 3 kg di patate è ovvio che ce ne vogliono almeno 2, però 1 kg, 1,2 kg, 1,1 kg, 1,3 kg, basta un uovo. Farina. Noi prendiamo il sacco piccolo. Lo prendiamo il sacco piccolo. Farina quanta se ne prende? In realtà il famoso QB. Sì, diciamo che il QB in realtà sarebbero 300 grammi di farina per ogni chilo di patate, però dipende dalle patate, dipende dall'umidità che c'è nell'aria. Fare gli gnocchi sembra una cosa stupida e invece proprio non lo è. Ora io quindi metto farina e intanto impasto. Nella ricetta originale degli gnocchi alla sorrentina, scusate sempre il fiatone, ma la mia salute è un po' particolare in questi tempi. Dicevo, nella ricetta originale degli gnocchi alla sorrentina andrebbe fatto l'impasto delle patate anche con un pochino di parmigiano, ma visto che è la mia ricetta degli gnocchi alla sorrentina non ce lo metto. Sono per la democrazia. Esatto. Io intanto vorrei salutare 2 posti dove li abbiamo mangiati molto buoni. Assolutamente. Uno è dal nostro amico Massimiliano a Campo di Giove. Sì, a Campo di Giove i gnocchi alla sorrentina speciali, incredibile. In montagna, piena montagna, ottimi gnocchi. E poi l'altro è un ristorante di minori in Costiera Amalfitana. Fantastici. Dove appunto avevano messo, oltre alla mozzarella di bufala, avevano messo anche la provola affumicata, che io ovviamente ho preparato lì. Io ho preparato.
che tu hai preparato lì. Vedi quanto siamo puntigliosi oggi. Posso fare una battuta per quei signori che ci hanno rimproverato degli anelli e smalto? Vai. Io lo posso tenere? È uno scherzo. Ragazzi, allora, noi, come ripeto tutte le volte, non vogliamo essere un canale fico di quelli da cucina dove fanno le cose wow, yeah. Non siamo professionisti e neanche lo vogliamo essere. Facciamo le cose con passione. Basta, tutto là. Ora, intanto io... Non abbiamo un ristorante, quindi... No! Cioè, il sogno c'è, eh? Un bel ristorantino da 30 posti, di quelli piccini picciò, quelle bomboniere, però Dai, continuiamo con la ricetta. va bene così. A che punto siamo arrivati Siamo a arrivati al tavola consigliere? siamo arrivati al punto che gli gnocchi sono quasi pronti. Quindi tu non hai un quantitativo di farina. No. E quanta se ne prende? Quanta se ne prende? Perché devo sentire la consistenza, ecco, è anche la ciotola che se ne va, perché quando appiccicano ancora un pochino, ma non troppo, a parer mio sono pronti. Non devono essere Ecco, durissimi. Manfredo che è passato. E Manfredo che guarda la mamma che fa... Ah sì, lui sempre, tutte le ricette, lui deve stare sulla sedia, lontano dal tavolo ovviamente, E guardare. e guardare. Ora che ho mescolato bene, Manfredo, non aprire il frigorifero e non ti prendere la birra. non abbiamo birra. Perché il gatto la beve. Chissà, siamo astemi, quindi non beviamo birra. Una volta ci hanno regalato lo champagne e ci abbiamo fatto il risotto. Per forza. Che gnoccone bello. Eh sì, mo lo facciamo unico. Uno solo. Certo. Tipo polenta, ci mettiamo il sugo Ecco, sopra. questa è la consistenza giusta. Quando, vedete, non appiccica quasi più per niente alle mani, ma è morbido. Questa è la consistenza giusta. Ora io vado a lavarmi le mani perché, come vedete, sono assolutamente bevo. Nel frattempo, mi sentono, amore, da questa Penso di sì, distanza? sì. Ok. Ecco, nel frattempo ti ho fatto sentire anche il nostro. Dicevo, nel frattempo vi dico che ho preparato il sugo per i gnocchi, l'ho già preparato, e ho preparato questo sugo con dei datterini e dei piccadilli. Allora, C'è un sugo motivo. preparato con datterini e piccadilli. C'è un motivo, vi faccio vedere. Eccolo qua. Questo che vedete è una cipolla, c'è del basilico. Questa è la consistenza del sugo. Deve essere quasi una conserva, denso, non deve essere acquoso, assolutamente no. Anche perché dopo andremo a mettere la mozzarella di bufala, il parmigiano e il mio tocco in più che ho imparato a minori, un pochino di provola grattugiata. Ma adesso non ci servono questi ingredienti. Ops. Per gli amici napoletani che magari non vedranno la ricetta esattamente come dice la ricetta madre, questa è la nostra ricetta. Esatto. Magari scriveteci come deve essere fatta. Nella magari. ricetta originale di Sorrento il sugo va fatto con l'aglio e non con la cipolla. Per quanto riguarda il resto sono esattamente è la stessa. E Non ci sgridate, ma consigliateci. il più è la provola, però per il resto è così. Allora metto un pochino di farina per evitare che si appiccichi. Spostiamo il sugo. Sì, eccolo qua, così.
un quadrato, ma non perché bisogna farlo, ma perché è più semplice poi da tagliare. tagliare le parti che mi servono. Così, in questo modo posso fare la stessa quantità per ogni rotolino che andrò a formare. Sempre la farina sotto mano, mi raccomando, ma sempre pochissima. Che bello, prende proprio la forma. Sì, è morbidissimo. Poi smettila però con quelle dita. Vabbè, anche se c'è le mani le hai lavate. Sì. Ecco, allora, Deve sempre sfilare. sempre faccio di questo, sposto un pochino e faccio i rotolini. Ora voi potete decidere di fare la forma degli gnocchi che volete. Anche la grandezza. Esattamente, potete fare degli gnocchi tondi, potete fare degli gnocchi a cilindretto, potete fare delle chicche, quindi questo qua andrà ad essere più fino, no? Perché per le chicche, le piccole così, io li farò a cilindretto come li faceva mia nonna. La nonna è ricorrente nelle nostre ricette. È la nonna perché mia nonna mi ha insegnato praticamente a fare qualsiasi cosa. Ora facciamo di questa grandezza qua, diciamo 1,5 centimetri. Sto tagliando contromano per farvi vedere, infatti non mi ci ritrovo. Mia nonna mi faceva fare questo. Io ero quella addetta alla svirgolata e non so in effetti come si chiami questa cosina qui, però ecco, succedeva anche questo. Quindi uno per uno andavano toccati. Uno per uno andavano Pizzicati. pizzicati o ditati o come volete voi. Detta la pizzicatura. Sì, io ero piccina, mi ricordo, arrivavo a malapena al tavolo, nonna mi metteva la sedia e mi faceva fare sto giochino, che poi mi piaceva tantissimo, tra l'altro. Ok, quindi adesso li andrò a fare tutti. E anche il resto della... Certo, li andrò a fare tutti, alla ci stessa vediamo, maniera. ci vediamo più tardi quando sono tutti pronti e messi sulla tavola. Quindi quando, il parmigiano e il mozzarella la mettiamo dopo. Certamente. A più tardi. All'ora di pranzo. Certo. Ciao. Ciao. Allora, siamo arrivati al momento in cui l'acqua bolle, ovviamente deve essere salata, a piacimento, vedete voi, e io comincio a mettere giù gli gnocchi. Pochi per volta, se no si appiccicano. Non fate come me. Allora, ci rivediamo quando poi i gnocchi sono saliti su. Di solito dopo quanto? Pochi minuti. 2-3 minuti salgono. Tra poco. A tra poco. Allora, gli gnocchi sono saliti, come vedete. Io qui nella padella ho preparato il sugo che avevo preparato prima con basilico, cipolla e il pomodoro ciliegino e datterino. E andiamo a scolare. E andiamo a scolare gli gnocchi. Sono venuti benissimo. Che soddisfazione, ragazzi. Poi puntati come diceva nonna. Esatto, puntati come diceva nonna. Ce ne stanno un paio che sono venuti enormi, però vabbè, fa niente, tanto ci rimangiamo ugualmente. Ma sì. Beh, il bello del farli a mano. Fossero tutti uguali sarebbe brutto. Monotona poi la cosa, no? Allora, adesso tento di raccoglierli tutti, che nell'acqua con un po' di farina non è che si vedano molto bene. Credo siano finiti. Sì. Sì. No, visto, ce n'era ancora uno. Ce n'è ancora un altro.
Andiamo a pesca. Ok. Prendiamo l'acqua. Tolgo la pentola. Guardate che spettacolo. Adesso che c'è la mantecatura. Ora c'è la mantecatura, esattamente. Riaccendo il fornello. Questa non posso, ovviamente, non ho la forza per spadellare. No, non è possibile. Metto un pochino di parmigiano reggiano DOP, della mozzarella di bufala a dadini, in questo modo, e poi delicatamente li giro. Che bel colore. Questi pomodori che ho usato hanno un colore meraviglioso. Facciamo in modo di farli scaldare per bene, in maniera che la mozzarella si vada a sciogliere. Metto ancora del parmigiano, l'altro lo metterò poi direttamente sul piatto. Comincia a fare le fili. Certo, il fine è quello lì. L'altra mozzarella. Calcolate circa un paio di mozzarelle di bufala per un chilo di gnocchi. Quelle non grandi, No, quelle così, insomma, sì. Ecco. Se no una grande è più che sufficiente. Vedete i fili? Sì. I fili, guardate come fila! Ok, detto questo, la provola la mettiamo ancora? La provola la metto dopo. Andiamo ad impiattare. Ma tra pochissimo. A tra poco. Pronti. Gnocchi alla sorrentina a modo mio. Quindi mi raccomando, mettetemi piace e condividete. Grazie a tutti dell'attenzione. Ciao. Ciao.